Vuoi dei consigli su dei film e delle serie TV italiane su Netflix da guardare in questo momento? Beh, non ti preoccupare, ci penso io a darti dei consigli fantastici. Ciao a tutti, io sono Stefano e sono un insegnante di italiano per stranieri. Benvenuti sul mio canale dove ogni settimana ti porto dei contenuti fantastici per migliorare in italiano, di grammatica, vocabolario e cultura. E oggi parliamo di una cosa molto importante: film e serie TV in italiano. Questo perché quando parli una lingua è fondamentale essere esposti a quella lingua e guardare contenuti autentici come film o serie TV è perfetto per questo. E quindi ti parlerò di 5 film e serie TV da guardare ora su Netflix che sono disponibili in tutto il mondo. Per ogni serie TV ti dirò anche il livello e anche gli accenti degli attori, perché questo sicuramente è molto importante anche per capire la difficoltà di un film o una serie TV. Infatti devi scegliere un programma adatto al tuo livello. Allora non perdiamo altro tempo e iniziamo con la prima serie TV che voglio consigliarti: Luna Park. Questa serie è ambientata nel 1962, negli anni 60 a Roma. La serie TV parte dalla scoperta di un legame tra due sorelle. Quindi queste due sorelle, che sono state separate quando erano davvero piccolissime, si rincontrano per caso. Il problema è che però appartengono a due mondi diversi, completamente diversi. Una è una cartomante al circo, l'altra invece è figlia di una famiglia benestante. Quindi chiaramente abbiamo questi due mondi molto diversi tra di loro che si incontrano. Davvero una serie TV molto piacevole, molto carina da guardare e soprattutto può insegnarti davvero tanto. Infatti i dialoghi non sono così difficili e gli accenti non sono totalmente neutri, perché molti attori hanno un accento romano, però non è un accento così forte. Generalmente l'accento romano non è così difficile, soprattutto se non è forte. Chiaramente se è forte, come ogni accento, diventa più difficile, però in questo caso non è particolarmente forte, anzi. Quindi se hai un livello A2 non avrai problemi a seguirla. Quindi io consiglio questa serie TV agli studenti che hanno un livello A2. Però adesso, prima di andare avanti, voglio dirti una cosa. Lo sai che puoi vedere Luna Park e tutte le altre serie di oggi con i sottotitoli interattivi di LingoPie? Beh, se non conosci LingoPie ti dico io che cos'è. È una piattaforma fantastica per guardare contenuti autentici in italiano con dei sottotitoli interattivi. Infatti loro hanno un vasto catalogo di film e serie TV in italiano e ogni programma ha i sottotitoli. Tu puoi cliccare su una parola o un'espressione dei sottotitoli per scoprire subito il significato e poi quella parola o espressione verrà aggiunta alla tua lista di parole. Così dopo, quando hai finito di guardare il film o la serie TV, puoi andare a ripetere queste parole grazie alle flashcards interattive o anche grazie ad altre attività, come per esempio questi quiz. Questo è un modo fantastico per guardare la televisione in modo efficiente e realmente imparare da quello che stiamo guardando. E ora, grazie a un'estensione di LingoPie, puoi guardare Netflix con i loro sottotitoli e tutte le altre funzioni. È incredibile. E quindi voglio precisare di nuovo che tutti gli show che ti consiglio oggi possono essere guardati con i sottotitoli interattivi di LingoPie. È una figata pazzesca. Quindi se vuoi anche tu provare LingoPie, puoi cliccare sul link qui sotto in descrizione e iniziare la tua prova gratuita di 7 giorni e dopo avere uno sconto incredibile sui loro
loro abbonamenti. E adesso torniamo ai consigli che ho per te e parliamo di Sette donne e un mistero, un film davvero bellissimo. Questo film è ambientato negli anni 30 e inizia con l'omicidio di un imprenditore, nonché padre e marito, durante la vigilia di Natale. Sette donne che sono connesse in vario modo a questo imprenditore si trovano quindi in questa casa e ognuna di loro ha un possibile movente per l'omicidio. Quindi la tensione inizia a salire perché si deve scoprire chi è stato a commettere questo omicidio tra queste signore. Quindi sì, è un giallo, ma in realtà è una commedia, anche abbastanza divertente e poco impegnativa. È davvero un film molto carino per rilassarti e farti 4 risate. Poi il cast è d'eccezione, sono tutte attrici molto famose in Italia e molto brave. Gli accenti sono principalmente neutri e i dialoghi non sono così difficili, quindi io consiglio questo film a studenti con un livello A2. Ora andiamo avanti e passiamo al terzo consiglio, una serie TV che è piaciuta tantissimo sia in Italia che all'estero, La legge di Lydia Poet. Questa serie è ispirata alla storia vera di Lydia Poet, la prima avvocata in Italia. È ambientata alla fine del XIX secolo, dove le donne non potevano essere avvocate e quindi possiamo vedere tutte le battaglie che porta avanti Lydia Poet per svolgere questa professione. Insomma, è una serie TV molto bella, ma proprio la storia è davvero interessante, anche da un punto di vista storico. La serie TV è ambientata in Piemonte, a Torino, quindi diciamo che alcuni attori hanno un accento un po' più piemontese, torinese, però comunque non sono accenti particolarmente difficili da capire. Il problema comunque è che siamo alla fine del 1800, quindi magari l'italiano può essere un po' più complicato per questo motivo, poi a volte ci sono dei termini legali, quindi magari un po' più difficile sul vocabolario, però in generale io consiglierei questa serie TV a studenti che hanno un livello B1. E ora andiamo avanti e voglio consigliarti un film che è piaciuto davvero a tutti, L'incredibile storia dell'Isola delle Rose. Anche questo film è basato su una storia vera e parla delle vicende dell'ingegnere Giorgio Rosa e le sue idee un po' strane. Infatti questo ingegnere nel 1968 ha costruito un'isola in mezzo al mare al largo di Rimini e l'ha dichiarata uno stato indipendente. Questo ha causato delle vere e proprie sfide con il governo italiano e questa storia ha attirato l'attenzione di tutto il mondo. Diciamo che il suo progetto poi non è durato molto tempo, però magari guarda il film per scoprire bene la storia. È davvero molto interessante. Per quanto riguarda gli accenti, non sono facilissimi perché il protagonista e anche i suoi amici hanno un accento bolognese. Diciamo che non è proprio debole, è un accento un po' forte. Quindi per questo motivo a volte potrebbe essere un po' più difficile capire che cosa stanno dicendo, anche perché a volte usano dei termini un po' più dialettali, tipici di quelle zone che magari in italiano non esistono. Per questo motivo io consiglio questo film a studenti che hanno un livello B2. E ora finiamo con un'altra serie TV super divertente, proprio comica, realizzata infatti dal duo comico Ficarra e Picone. La serie TV di cui ti sto parlando si chiama Incastrati. Ficarra e Picone sono due comici italiani famosissimi, davvero tutti li conoscono. Sono due comici siciliani e hanno realizzato questa serie TV che parla delle avventure di due tecnici televisivi. Quindi sostanzialmente loro vanno a casa delle persone a fare delle riparazioni, ma un giorno si imbattono per caso in un omicidio. Loro cercano di scappare da questa scena del crimine, ma in realtà creano soltanto ulteriori problemi e addirittura si trovano coinvolti nella mafia. Comunque è una serie TV molto leggera e divertente che davvero ti consiglio di guardare. Però voglio anche dirti che è ambientata in Sicilia, che i due comici sono siciliani
e quindi abbiamo un accento siciliano. Quindi, dato che comunque abbiamo un accento siciliano e a volte alcuni personaggi o anche loro, i protagonisti, usano delle parole siciliane, può essere diciamo un po' più difficile capire tutto. Per questo motivo io consiglio questa serie TV a studenti con un livello C1. Benissimo, abbiamo finito con i consigli di oggi. Che ne pensi? Hai già guardato alcune di queste serie TV? Dai, fammelo sapere qui sotto nei commenti, oppure dimmi quale inizierai a guardare. Se questi consigli ti sono piaciuti, non dimenticare di lasciare un bel mi piace, perché questo mi aiuta tantissimo, perché stai dicendo a YouTube che questo video è buono, è utile, interessante, e quindi YouTube lo consiglia a tante altre persone. E non dimenticare anche di iscriverti al canale e attivare la campanellina per non perdere i video futuri. Noi ci vediamo nel prossimo video. Un abbraccio dall'Italia, ciao!